mettiamo a scaldare una padella con dell'olio e uno spicchietto d'aglio. Posso tuffare gli spinaci precedentemente lavati e asciugati. Chiudo con il coperchio e lascio appassire per circa 5 minuti. Dobbiamo lessare le patate, quindi le tuffiamo in acqua fredda e dal momento del bollore contiamo circa 30-50 minuti. L'importante è fare sempre la prova a forchetta. Approfitto che sono ancora calde, le metto in uno schiacciapatate e ottengo una purea bella liscia. Le patate sono cotte, spinaci cotti, togliamo l'aglio e mettiamoli a scolare. Li schiaccio un pochino con la forchetta per eliminare l'acqua in eccesso. Sulle patate schiacciate verso i tuorli, grana grattugiato, rosmarino tritato, sale e pepe. E mo dobbiamo impastare, scegli se fare col cucchiaio o ti vuoi zozziare le mani. Prima di comporre la nostra torta, vado ad affettare sottilmente il caciocavallo e in ultimo vado a spennellare con il burro il nostro stampo. E per dare un tocco più rustico, anziché il solito pangrattato, utilizzo del grana padano. Trasferisco un po' più della metà del nostro composto di patate e con il dorso del cucchiaio vado a stenderlo all'interno della teglia. Facciamolo aderire bene anche ai bordi. In alternativa al cucchiaio puoi sempre fare a mano, tanto viene bene uguale. Facciamo uno strato di spinaci, uno di formaggio filante, poi prosciutto cotto, e di nuovo il formaggio filante. Con le mani inumidite vado a creare l'ultimo strato, sempre con il composto di patate. Sigilliamo bene i bordi. Ultimo tocco, un bel goccio d'olio in superficie. La nostra bella torta di patate cuoce in forno preriscaldato in modalità statica a 190 gradi per circa 50 minuti. Ragazzi, che ne dite? Assaggiamo? Spettacolare!